Oggi andiamo alla scoperta di Pavia. È una città molto bella, vicino Milano e secondo me sottovalutata. Questa città ha origini molto antiche, risale al secondo secolo a.C. e aveva inizialmente il nome di Ticinum. Storicamente fu molto importante per la sua posizione di intersezione tra il fiume Po e il fiume Ticino, anche perché prima il Ticino sfociava nel Po proprio dove ora si trova il ponte, quindi proprio al centro della città di Pavia. Una delle cose per cui si caratterizza Pavia è il suo ponte coperto sul Ticino. Il ponte collega il centro della città con la zona periferica, in particolare il quartiere di Borgo Ticino. Il ponte risale al XIV secolo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1948 venne bombardato ed essendo stato gravemente e irrimediabilmente danneggiato, si decise di abbatterlo completamente e di ricostruirlo nel 1949, in una posizione leggermente diversa. Il nuovo ponte diventò operativo nel 1951. È formato da 5 arcate con una piccola cappella al centro. È molto gradevole anche passeggiare sul lungo Ticino Sforza, ci sono panchine dove potersi riposare e rilassare. Attraversiamo il ponte e andiamo dall'altra parte. Questa che vediamo è la statua della lavandaia, realizzata nel 1981 da Giovanni Scapolla, per simboleggiare che in passato le lavandaie venivano da Pavia in questo punto lungo il fiume per lavare il bucato. Questa usanza è rimasta in voga fino agli anni 70. A parte il fazzoletto, che in genere non c'è, si nota il caratteristico cappello chiamato caplina, che era di paglia. Come vedete, questo è anche un punto molto panoramico da cui si può vedere sia il ponte sia la cattedrale che vedremo più avanti. Molto particolare e colorato è anche il Borgo Ticino, un quartiere con le case colorate. Queste case inizialmente erano abitate da chi frequentava di più il fiume, come ad esempio lavandaie e pescatori. Questo che vediamo è il Duomo di Pavia, intitolato a Santo Stefano Protomartire e Santa Maria Assunta, ed è la più imponente chiesa di Pavia. La cupola del Duomo, che è alta 97 metri, è la quarta in Italia per altezza e dimensioni. La chiesa risale al XV secolo, anche se i lavori proseguirono per parecchio tempo e terminarono nel 1930. Sorge sul sito di 2 chiese preesistenti da cui prende il doppio nome, Santo Stefano e Santa Maria Maggiore. Fu progettata inizialmente da Donato Bramante con influenze di Leonardo da Vinci. Ha una pianta a croce greca, ovvero a forma di una croce con bracci della stessa lunghezza,
una forma molto rara per una cattedrale italiana. La facciata, molto semplice, fu completata nel XIX secolo. Una cosa particolare di questa chiesa è che ha un doppio nome, è chiamata infatti di Santo Stefano e Santa Maria Assunta perché è stata costruita al posto di due cattedrali romaniche, Santo Stefano e Santa Maria del Popolo, che poi vennero demolite progressivamente per la costruzione di questa cattedrale. La cupola ottagonale si ispira a quella di Santa Maria del Fiore a Firenze. Si nota il marmo bianco che dona molta luminosità alla cupola ed essendo bianco rende tutta la chiesa molto luminosa. La cripta voltata risale al 1492 ed è attribuita al Bramante. Nel catino absidale si nota un'imponente decorazione barocca che fa da cornice alle reliquie delle tre spine della corona poste in capo a Gesù durante la Passione. Queste spine, con un meccanismo, vengono calate durante la viglia di Pentecoste e portate in processione il lunedì successivo. Molto bello anche il pulpito ligneo di Sirio Zanella. Questo è l'altare di San Siro, il primo vescovo di Pavia. È presente un'urna con le spoglie del santo e un marmo che raffigura la Vergine che consegna le chiavi della città a San Siro.
Da non perdere è l'Università di Pavia. Fondata nel 1361, è una delle più antiche università ancora in funzione. Molto bella la statua dedicata ad Alessandro Volta, che insegnò fisica sperimentale a Pavia e venne anche eletto dagli studenti rettore dell'università nel 1785. Vicino all'università e sempre in zona centrale si trova questa galleria molto bella, Galleria Arnaboldi, che collega la Strada Nuova, una strada molto trafficata di Pavia, alla Piazza del Lino. Venne realizzata nel 1882 su volere del sindaco di Pavia Bernardo Arnaboldi Cazzaniga in stile bramantesco dell'architetto Ercole Balossi. Come si vede è a forma ottagonale ed ospita al pian terreno negozi e al primo piano abitazioni. Pavia è chiamata anche la città delle 100 torri, che vennero costruite in periodo medievale a partire dall'anno 1018. Non erano a scopo difensivo, ma solo di prestigio. In realtà le torri erano 65. Molte sono state distrutte e alcune sono sopravvissute. Quelle che svettano e che si notano di più sono queste tre, le torri di Piazza Leonardo da Vinci. Sono la Torre Fraccaro, la Torre del Maino e la Torre dell'Orologio.
L'orologio che è presente in questa torre venne posizionato nel 1775 ed è tuttora funzionante. Questo che vediamo adesso è il castello visconteo. Fu costruito nel 1360 su ordine di Galeazzo II Visconti, che vi trasferì la sua corte dopo la conquista di Pavia avvenuta nel 1359. Venne poi ceduto al figlio Filippo Maria. Come si vede, manca una parte del castello che venne distrutta nella famosa battaglia che avvenne nel 1527 contro i francesi. Nei secoli successivi il castello venne utilizzato come fonderia ed arsenale fino al 1814. Venne infine acquistato intorno al 1920 dal comune di Pavia che ne curò il restauro. Il castello è visitabile all'interno e ci sono anche i musei civici di Pavia, ma anche la Pinacoteca Malaspina. Come molti castelli viscontei, il castello ha una forma quadrata, 150 metri per lato, con torri sempre quadrate. Il castello è circondato da un fossato e da rivellini e ponti levatoi. L'architettura è caratterizzata da molta uniformità. Le finestre esterne sono bifore a sesto acuto. Nel loggiato interno invece sono presenti delle quadrifore. Entriamo nel castello.
Questo che vedete è il simbolo dei Visconti e poi degli Sforza. Anche se sembra un serpente o una biscia, in realtà si narra che sia il leggendario drago Tarantasio e che Umberto Visconti riuscì a salvare un bambino in una lotta. Questa è la Sala Azzurra, la cui volta è veramente spettacolare, con motivi araldici sforzeschi e francesi. Questa è la Sala Longobarda. Questo è il cortile interno del castello. Come si vede, una parte del castello è completamente mancante.